Mercoledì 12 febbraio 2025 ci sono scommesse sicure nelle partite di oggi? Lo scopriremo tra pochissimo. Oggi c'è la seconda giornata di playoff di Champions League, c'è l'Atalanta, c'è il Milan, c'è Monaco-Benfica, c'è Celtic-Bayern Monaco, ma attenzione perché c'è anche la Premier League con il recupero Everton-Liverpool. Insomma, partite spettacolari, scendiamo in campo anche noi. Rimanete, mi raccomando, fino alla fine del video perché alla fine svelerò le scommesse sicure del giorno. Io sono Velju e in questo video analizziamo e studiamo insieme le partite di oggi, mercoledì 12 febbraio, cercando perché no di scovare qualche opportunità per lavorare sull'exchange o sul betting tradizionale. Prima di cominciare la nostra fantastica sigla. Partiamo con Everton-Liverpool. Il Liverpool viene dalla sconfitta clamorosa in FA Cup contro il Plymouth, sconfitta davvero clamorosa, sicuramente un calo di concentrazione per i Reds. Adesso se la vedranno con l'Everton nel recupero di campionato, sicuramente sulla carta il Liverpool è favorito, bisognerà vedere se ci sarà un contraccolpo psicologico. È più facile pensare dal mio punto di vista che il Liverpool abbia una reazione di orgoglio e vada a vincere contro l'Everton, per cui secondo me il Liverpool parte con i favori del pronostico. Valutiamo live se ci può essere questo contraccolpo psicologico o se il Liverpool avrà subito la testa per reagire a questo shock dell'FA Cup. Vedo favorito il Liverpool, non mi aspetto tantissimi gol, per cui potrebbe essere anche una buona opportunità rivolgersi ai mercati under. E passiamo alla Champions League. Club Brugge-Atalanta si gioca alle 17:45 in Champions League. Il Club Brugge viene dalla sconfitta per 3-1 contro il Manchester City in trasferta, pareggio con la Juve 0-0 e vittoria con lo Sporting Lisbona per 2-1. L'Atalanta invece viene dal pareggio col Barcellona, la vittoria con lo Sturm Graz e la sconfitta contro il Real Madrid. Nei rispettivi campionati invece il Club Brugge viene dalla vittoria per 1-0 contro il Leuven, sconfitta invece esterna contro l'Anversa per 2-1 e pareggio col Kortrijk casalingo. L'Atalanta invece viene dalla roboante vittoria con l'Hellas Verona in trasferta per 5-0, il pareggio interno con il Torino e la vittoria esterna contro il Como. Due campionati sicuramente diversi. Il Bruges sta andando bene nel campionato del Belgio, l'Atalanta sta andando anche bene nonostante una leggera flessione nell'ultimissimo periodo in campionato. In questa partita a livello complessivo vedo l'Atalanta favorita per il passaggio del turno, ma in generale la vedo favorita anche per questo match. Penso che il Bruges possa avere delle grandi difficoltà a mantenere i ritmi dell'Atalanta, ma attenzione perché l'Atalanta ultimamente subisce molto spesso gol, per cui io vedo l'Atalanta sicuramente favorita in questo match. Mi aspetto comunque almeno 3 gol, ma mi aspetto anche il both team to score, perché il Club Brugge può mettere in difficoltà questa Atalanta, sfruttando alcune amnesie difensive che l'Atalanta ogni tanto dimostra di avere. Passiamo a Celtic-Bayern Monaco. Il Celtic viene dalla sconfitta contro l'Aston Villa esterna per 4-2, vittoria contro lo Young Boys e pareggio con la Dinamo Zagreb e col Bruges 0-0 e 1-1. Il Bayern Monaco invece in Champions League viene dalla vittoria con lo Slovan Bratislava, la sconfitta particolare e sfortunata contro il Feyenoord in trasferta per 3-0 e 3 vittorie consecutive contro Shakhtar, Paris Saint-Germain e Benfica. Il Celtic, lo sappiamo, in campionato è una schiacciasassi, ma il campionato scozzese non può essere paragonato con la Bundesliga. Il Bayern Monaco in Bundesliga viene da 7 vittorie consecutive, grande risultato. Secondo me i valori tecnici sono molto diversi. Non posso non considerare il Bayern Monaco favorito, nonostante si giochi in Scozia e sappiamo quanto sia caldo lo stadio e il pubblico del Celtic. Vedo comunque favorito il Bayern Monaco, non mi aspetto una goleada, ma sicuramente il Bayern Monaco è favorito in questo match. Passiamo a Monaco-Benfica. Il Monaco viene dalla sconfitta contro l'Inter in Champions League 3-0 e vittoria con l'Aston Villa per 1-0. Il Benfica invece viene dalla bella vittoria a Torino contro la Juventus per 2-0 e la sconfitta molto spettacolare contro il Barcellona in casa per 5-4. Nei rispettivi campionati il Monaco occupa il quarto posto appunto in Ligue 1 con 37 punti in 21 partite, un po' staccata dal Paris Saint-Germain e dal Marsiglia in particolar modo. Il Benfica invece occupa il secondo posto dietro lo Sporting Lisbona a 4 punti di distanza.
Nei rispettivi campionati, il Monaco viene dalla pesante sconfitta col Paris Saint-Germain per 4-1 e 2 vittorie interne contro Auxerre e Rennes. Il Benfica viene da 2 vittorie consecutive e una sconfitta contro il Casa Pia. Il Monaco è una squadra con un buon potenziale offensivo, ma ha mostrato anche delle debolezze difensive. Il Benfica, dal canto suo, ha dimostrato di essere una squadra molto solida e con un buon potenziale offensivo. Le due squadre si sono fra l'altro già affrontate in questa stagione con la vittoria del Benfica nei gironi di Champions, e questo mi fa pensare che il Benfica sia leggermente favorito per il passaggio del turno, perché ha dimostrato di avere una maggiore solidità e anche comunque una capacità di segnare dei gol pesanti in diverse occasioni, vedi l'ultima partita contro la Juventus, per cui per il passaggio del turno vedrei più favorito il Benfica. Per questa partita mi aspetto un Monaco che farà il possibile per vincerla, ha un potenziale offensivo importante, ma anche, come dicevo prima, delle lacune in fase difensiva. Non mi sbilancerei su chi può vincere questa partita di andata, ma io mi aspetto almeno 3 gol e mi aspetto il both team to score. Prima di passare a Feyenoord-Milan, mi raccomando, iscrivetevi al canale, per voi non costa nulla, ma per me è importantissimo, basta un piccolo click, non vi costa nulla, ma per me è fondamentale. Grazie a tutti quelli che si stanno iscrivendo. Se il video vi sta piacendo, like e commento tattico. Anche questo è fondamentale per agevolare l'algoritmo di YouTube a diffondere i miei video a quante più persone possibili. Per me sarebbe importante. Grazie. Feyenoord-Milan. Il Feyenoord in Champions League viene dalla pesante sconfitta contro il Lille per 6-1, ma prima aveva vinto col Bayern Monaco per 3-0 e vinto contro lo Sparta Praga per 4-2. Il Milan invece in Champions viene dalla clamorosa sconfitta esterna con la Dinamo Zagabria per 2-1 che ha fatto sfumare la possibilità di qualificazione diretta al prossimo turno di Champions League. Prima ancora aveva vinto 1-0 col Girona e 2-1 con la Stella Rossa. Nei rispettivi campionati il Feyenoord viene dalla vittoria per 3-0 contro lo Sparta Rotterdam, sconfitta contro l'Ajax e pareggio col Willem 2. Il Milan invece viene dalla vittoria contro l'Empoli per 2-0, pareggio nel derby 1-1 e vittoria col Parma per 3-2. Il Milan di Conceição sta prendendo forma, lo abbiamo visto nella partita contro l'Empoli e nella partita di Coppa Italia contro la Roma, sta prendendo piano piano forma, soprattutto con i nuovi acquisti. Gimenez, l'ex di turno, João Felix con Walker, sicuramente apprendendo una forma diversa, più strutturata, più squadra. Il Feyenoord, se devo essere onesto, in Champions League non mi ha mai convinto neanche nella vittoria per 3-0 con il Bayern, vittoria che definirei abbastanza fortunata, visti gli episodi del match. Sicuramente lo stadio del Feyenoord sarà una bolgia a sostenere la propria squadra, ma in questa partita vedo il Milan leggermente favorito. Mi aspetto comunque una partita con almeno 3 gol, ma mi aspetto anche il both team to score, perché il Feyenoord è dimostrato in grado di pungere in fase offensiva e di segnare gol anche contro squadre sicuramente più blasonate. Quindi Milan leggermente favorito, almeno 3 gol e both team to score. Anche oggi abbiamo terminato lo studio delle partite più importanti della giornata. Rispondiamo alla domanda con cui ho aperto questo video: ci sono scommesse sicure nelle partite di oggi? Risposta è no, non ci sono scommesse sicure. Mi raccomando ragazzi, è fondamentale, usate la testa, scommettete responsabilmente. Questo video ha l'obiettivo di fornirvi quante più informazioni possibili, quanti più dati statistici che vi possono aiutare ad analizzare le partite a 360 gradi, fornendovi qualche spunto a livello di pronostico, di pronostici, dal mio punto di vista, anche dal punto di vista statistico e tattico. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, un grazie immenso a chi si sta iscrivendo. Continuate a iscrivervi, non vi costa nulla, basta un semplice clic qui sotto sul tasto iscriviti, è completamente gratis, ma per me serve tantissimo. Mettete un like e scrivetemi nei commenti come finisce Club Brugge Atalanta e Feyenoord Milan. Voglio sapere i vostri pronostici. Noi ci vediamo domani, c'è l'Europa League.